122 North Clark Street, Chicago. Un garage come tanti nell'America del 1929. Mattoni rossi anneriti dal fumo delle fabbriche, porte di legno scrostato che cigolano quando si aprono, l'odore di benzina e olio motore che impregna l'aria fredda di febbraio. Fuori, il vento che soffia dal lago Michigan taglia le facce come lame di rasoio. Dentro, 7 uomini aspettano una consegna di whisky canadese che non arriverà mai. È il 14 febbraio 1929, San Valentino, il giorno in cui l'America manda rose rosse e cioccolatini, il giorno in cui gli innamorati si scambiano promesse sussurrate e baci rubati, il giorno in cui Cupido scocca le sue frecce, ma in questo garage del North Side nessuno pensa all'amore. Gli uomini di Bugs Moran stanno per ricevere un messaggio diverso, un messaggio scritto con proiettili calibro 45 sparati da fucili Thompson. Ore 10:30 del mattino. Una Cadillac nera con le insegne della polizia di Chicago dipinte sulle portiere si ferma davanti al garage. La sirena è spenta, ma il lampeggiante sul tetto riflette la luce grigia del cielo invernale. Ne escono 4 uomini con movimenti coordinati, professionali. 2 indossano uniformi da poliziotto, con distintivi lucidi e pistole d'ordinanza nei foderi. 2 sono in borghese, cappotti scuri che arrivano alle ginocchia e cappelli calati sulla fronte. Nessuno si allarma. A Chicago i raid della polizia negli speakeasy e nei magazzini sono routine quotidiana. I poliziotti entrano, controllano, prendono quello che devono prendere e se ne vanno. È tutto parte del gioco, parte del sistema di corruzione che tiene in piedi questa città. Quello che succede nei 60 secondi successivi cambierà per sempre la storia del crimine organizzato americano. Quello che succede in quel garage trasformerà un gangster di Brooklyn nel nemico pubblico numero 1. Ma soprattutto, quello che succede il 14 febbraio 1929 dimostrerà una verità che l'America non vuole accettare. La mafia ha smesso di sussurrare. La mafia ha iniziato a gridare. 70 proiettili, 7 corpi, un messaggio. E il grido più forte porta un nome. Un nome che a Miami Beach, a 1500 km di distanza, appartiene a un uomo che quel giorno ha un alibi perfetto. Un uomo che non ha premuto nessun grilletto, che non ha dato ordini a voce, che non ha lasciato nessuna prova materiale del suo coinvolgimento. Ma un uomo che per la polizia, per i giornali e per l'opinione pubblica dell'epoca è il mandante più probabile. Un uomo che ha trasformato il crimine in spettacolo e la violenza in pubblicità. Il suo nome è Alphonse Gabriel Capone. Ha 30 anni, controlla un impero con un fatturato stimato intorno ai $100 milioni l'anno. È l'uomo più fotografato d'America, dopo il presidente. E questa è la storia di come la visibilità diventa condanna, di come la fama diventa la peggiore delle trappole, di come un gangster che voleva essere visto da tutti finirà dimenticato in una cella, consumato da una malattia che gli divorerà il cervello. Ma per capire la fine, dobbiamo tornare all'inizio. Io sono Alex Neri e questo è Anime Oscure. Per comprendere Al Capone, bisogna prima comprendere l'America che lo ha creato. Un paese giovane, affamato, contraddittorio. Un paese costruito sull'immigrazione e terrorizzato dagli immigrati. Un paese che celebra la libertà individuale e poi decide di vietare ai suoi cittadini di bere un bicchiere di birra. Un paese che nel gennaio del 1920 fa qualcosa di incredibilmente ambizioso e incredibilmente stupido. Proibisce l'alcol. Il 28 ottobre 1919 il Congresso approva il Volstead Act. A mezzanotte tra il 16 e il 17 gennaio 1920 il proibizionismo diventa realtà in tutti gli Stati Uniti. Il 18° emendamento alla Costituzione trasforma ogni bevanda con più dello 0,5% di alcol in un prodotto illegale. La produzione, la vendita, il trasporto di birra, vino e liquori diventano crimini federali. L'America, paese nato dalla ribellione contro le tasse britanniche sul tè, decide che i suoi cittadini non possono più bere un bicchiere di whisky senza diventare criminali. I riformatori del movimento della temperanza esultano.
Hanno lottato per decenni per questo momento. Credono sinceramente di aver salvato l'America dall'alcolismo, dalla violenza domestica, dalla degradazione morale che vedono nelle taverne fumose dei quartieri operai. Credono di aver costruito una società migliore, più pura, più vicina agli ideali dei padri fondatori. In realtà hanno appena creato il mercato nero più grande della storia moderna, un mercato che vale oltre $1 miliardo l'anno. Un mercato che aspetta solo qualcuno abbastanza intelligente da capirne le potenzialità e abbastanza spietato da dominarlo. Perché gli americani non smettono di bere, smettono solo di bere legalmente. La domanda non diminuisce, si nasconde, e dove c'è domanda, prima o poi arriva l'offerta. I bootleggers, i contrabbandieri, emergono come funghi dopo la pioggia. Il whisky canadese attraversa i grandi laghi di notte, caricato su barche a motore che sfuggono alla guardia costiera. Il rum cubano arriva dalla Florida. Le distillerie clandestine spuntano negli scantinati, nelle fattorie abbandonate, nei capannoni industriali dismessi. E i prezzi esplodono. Un gallone di whisky che prima del proibizionismo costava $2, ora ne costa 10, 15, 20. I margini di profitto sono del 300, 400, 500%. Chicago nel 1920 è una città in ebollizione. 1,5 milioni di abitanti stipati in un territorio che si estende lungo la riva sud-occidentale del lago Michigan. La porta del Midwest, lo snodo ferroviario più importante d'America, il gateway verso il confine canadese da cui arriva il whisky migliore. Una città costruita sul commercio, cresciuta sull'immigrazione di massa, governata dalla corruzione più sfacciata che l'America abbia mai visto. I politici di Chicago non fingono nemmeno di essere onesti. Il sindaco Big Bill Thompson è apertamente sul libro paga delle gang. I consiglieri comunali vendono le loro votazioni al migliore offerente. La polizia? Il salario medio di un poliziotto di Chicago è di $2.000 all'anno, ma nei conti bancari di molti agenti ci sono depositi da $50.000 e oltre. La matematica non mente, qualcuno paga e paga bene. È in questa Chicago che un giovane di Brooklyn cerca fortuna. Ha 21 anni, una cicatrice sulla guancia sinistra che gli è valsa il soprannome di Scarface, un sorriso che oscilla tra il cordiale e il minaccioso, e un talento naturale per gli affari che le business school studieranno per decenni. Non è siciliano come i vecchi boss dell'East Coast, quelli che i giornali chiamano Mustache Pete per i loro baffi all'antica e le loro tradizioni arcaiche. Non porta con sé codici di omertà tramandati da padre in figlio, rituali di iniziazione con il sangue, giuramenti di fedeltà eterna. È americano di prima generazione, nato a Brooklyn il 17 gennaio 1899, figlio di un barbiere napoletano emigrato qualche anno prima. E questa differenza cambierà tutto. Perché Alphonse Gabriel Capone non pensa in termini di famiglia e territorio, di rispetto e vendetta, di onore da difendere e sgarri da punire. Pensa in termini di mercato, di domanda e offerta, di margini di profitto e quote di mercato. Pensa come un imprenditore, non come un padrino. Il proibizionismo non è una minaccia per lui, è un'opportunità, la più grande opportunità nella storia del crimine organizzato americano. La storia di Al Capone inizia lontano da Chicago, lontano dagli spichisi e dalle sparatorie, lontano dai titoli dei giornali e dai flash dei fotografi. Inizia in un quartiere di Brooklyn che nel 1899 è un crociolo di immigrati italiani, irlandesi, ebrei e polacchi. Park Slope non è il quartiere elegante che diventerà un secolo dopo, con i suoi brownstone ristrutturati e i suoi caffè artigianali. È un labirinto di tenement houses, edifici sovraffollati, dove famiglie di 6 o 7 persone condividono 2 stanze, senza acqua corrente, senza riscaldamento, senza privacy. È un mondo di strade fangose d'inverno e polverose d'estate, di botteghe che vendono prodotti del vecchio paese, di lingue che si mescolano in un inglese storpiato e creativo. Gabriele Capone è arrivato dalla provincia di Napoli qualche anno prima, portando con sé il mestiere che conosceva, il barbiere. È un lavoro rispettabile che gli permette di mantenere la famiglia con dignità, ma che non rende abbastanza per sfamare una famiglia numerosa.
Sua moglie, Teresina, nata a Raiola, fa quello che fanno tutte le donne immigrate, tira avanti, cuce, cucina, prende lavori di pulizia quando si presentano, gestisce l'economia domestica con la precisione di chi sa che ogni centesimo conta. Alphonse nasce il 17 gennaio 1899, quarto di 9 figli. Un bambino come tanti in quel quartiere, con gli occhi scuri e la faccia tonda, che gioca per le strade di Brooklyn e impara presto le regole non scritte della sopravvivenza urbana. In America i pugni contano più delle parole. In America chi non sa difendersi viene schiacciato. In America l'unico peccato è farsi trovare impreparati. La scuola non lo interessa. Frequenta la Public School 133 fino ai 14 anni, poi lascia. Non è stupido, anzi, i suoi insegnanti noteranno più tardi che aveva un'intelligenza pratica, istintiva, che gli permetteva di leggere le situazioni e le persone con precisione chirurgica. Ma i libri non gli servono. I libri parlano di un mondo che non esiste, di regole che non valgono per le strade di Park Slope. I libri non insegnano quello che conta davvero: come sopravvivere, come farsi rispettare, come trasformare la forza in potere, come distinguere gli amici dai nemici. È nei vicoli del quartiere che il giovane Alphonse incontra il suo primo mentore, Giovanni Torrio, che tutti chiamano Johnny. Ha 15 anni più di lui. È un uomo piccolo, elegante, che non alza mai la voce e non sporca mai le sue mani curate con la violenza diretta. Torrio è diverso dai criminali di strada che popolano il quartiere, diverso dai picchiatori che risolvono ogni problema con i pugni, diverso dai ladri da 4 soldi che finiscono regolarmente in galera. Torrio è un imprenditore, un visionario che ha capito prima di tutti che il crimine può essere organizzato come un'azienda, con divisione del lavoro, contabilità precisa, gerarchie definite, piani a lungo termine. Torrio gestisce un piccolo impero di bordelli e bische nella zona di Brooklyn. Non è il capo supremo, ma è abbastanza in alto nella gerarchia da avere autonomia operativa e margine di manovra. Il suo metodo è semplice: minimizzare la violenza, massimizzare i profitti. Un cliente morto non può pagare, un poliziotto corrotto è meglio di un poliziotto ucciso, un concorrente comprato è più affidabile di un concorrente eliminato. Sono lezioni che Capone assorbirà come una spugna. Nel 1909 Torrio si trasferisce nel Midwest, a Chicago, dove suo zio, Big Jim Colosimo, ha costruito un impero basato sulla prostituzione e sul gioco d'azzardo. Torrio vede l'opportunità di espandere gli affari, di applicare i suoi metodi razionali a un mercato più grande, più ricco, più promettente. Lascia dietro di sé il giovane Alfonso con una promessa implicita: quando sarai pronto, ci sarà posto per te. Gli anni successivi sono anni di apprendistato nelle strade. Capone lavora come buttafuori in vari locali, tra cui l'Harvard Inn di Coney Island, gestito da Frankie Yale, un altro gangster della vecchia scuola. È qui che guadagna la cicatrice che lo renderà famoso. Una sera, un commento di troppo su una donna, una tensione che esplode, un coltello che lammeggia nell'aria, 3 tagli profondi sulla guancia sinistra che non guariranno mai completamente. La leggenda vuole che Capone abbia perdonato l'aggressore, Frank Galluccio, dimostrando magnanimità. La realtà è più prosaica. Galluccio era protetto da Yale e Capone aveva già imparato che ci sono battaglie che non vale la pena combattere. Nel 1918 il suo nome compare per la prima volta negli archivi della polizia di New York. Disorderly conduct, un reato minore, che potrebbe significare qualsiasi cosa, da una rissa in un bar a una protesta troppo rumorosa. Niente di grave, ma abbastanza per segnalarlo come elemento problematico, uno di quei giovani che attirano l'attenzione delle autorità. Ha 19 anni, una moglie che ha sposato qualche mese prima, un figlio in arrivo e un futuro incerto davanti a sé. Potrebbe diventare un piccolo criminale di quartiere, destinato al carcere o alla morte prematura. Potrebbe trovare un lavoro onesto e scomparire nell'anonimato della classe operaia americana, dimenticato dalla storia come milioni di altri immigrati.
Ma il destino ha altri piani. Nel gennaio del 1920, mentre l'America si prepara al grande esperimento del proibizionismo, Johnny Torrio chiama il suo vecchio protégé. «C'è lavoro a Chicago», gli dice. Lavoro vero, non le briciole che si raccolgono sulle strade di Brooklyn. Capone non ci pensa due volte. Saluta la moglie, May, la lascia con il piccolo Sonny, che ha appena qualche mese, prende un treno verso ovest e lascia per sempre la città che lo ha visto nascere. Non lo sa ancora, ma sta per diventare l'uomo più famoso d'America dopo il presidente. E la fama, per un criminale, è l'anticamera della rovina. Chicago, nel marzo del 1920, è una città che aspetta il suo padrone. Il proibizionismo è appena cominciato e già il mercato nero dell'alcol si sta organizzando, ma nessuno ha ancora il controllo. Le gang irlandesi del North Side si contendono i quartieri con le gang italiane del South Side. Gli ebrei del West Side cercano di ritagliarsi il loro spazio. I polacchi, i greci, i neri del South Side hanno le loro organizzazioni. È un caos di alleanze mutevoli, tradimenti improvvisi, sparatorie notturne. Una guerra di tutti contro tutti che costa sangue e profitti. È in questo caos che Johnny Torrio vede la sua opportunità. Ha convinto il suo zio, Big Jim Colosimo, a entrare nel business del bootlegging, ma Colosimo è troppo legato ai vecchi affari, troppo ricco e pigro per cambiare. È un ostacolo. Nel maggio del 1920, qualche settimana dopo l'arrivo di Capone a Chicago, Colosimo viene ucciso nel suo stesso ristorante. Un colpo alla testa, nessun testimone, nessun colpevole. Torrio prende il controllo. Il giovane Capone viene sistemato al Four Deuces, un edificio al 2222 South Wabash Avenue, che è contemporaneamente bar clandestino al piano terra, bordello ai piani superiori, bisca nel retro e quartier generale dell'organizzazione. È un luogo che puzza di fumo, whisky e profumo economico, ma è qui che si prendono le decisioni che valgono milioni. Il primo incarico di Capone non è glamour. Deve gestire le operazioni quotidiane, controllare i libri contabili, assicurarsi che i poliziotti ricevano le loro buste paga settimanali, che i fornitori consegnino in tempo, che i clienti siano soddisfatti. È un lavoro da impiegato, non da gangster. Ma Capone capisce che è esattamente quello che deve imparare. Il crimine non è solo sparare e picchiare. Il crimine è organizzazione, logistica, finanza. Il crimine è sapere chi pagare, quanto pagare, quando pagare. Torrio gli insegna la filosofia che guiderà tutta la sua carriera. La violenza è uno strumento, non un fine. L'obiettivo non è il sangue, è il profitto. Un morto non può comprare whisky, non può giocare alle slot machine, non può pagare per una prostituta, non può diventare un cliente abituale. I clienti vanno protetti, non terrorizzati. I concorrenti vanno comprati, non eliminati, quando possibile. E quando l'eliminazione è necessaria, deve essere chirurgica, mirata, senza vittime innocenti che attirino l'attenzione della stampa e dell'opinione pubblica. Sono lezioni che Capone assorbe con l'avidità di uno studente brillante che ha finalmente trovato il suo campo. In pochi mesi passa da semplice scagnozzo a braccio destro di Torrio. La sua capacità organizzativa è impressionante. Riesce a gestire contemporaneamente i rapporti con i fornitori canadesi che portano il whisky attraverso i Grandi Laghi, la distribuzione capillare negli speakeasy di mezza Chicago, la corruzione sistematica della polizia e dei politici locali, il reclutamento e l'addestramento di nuovi uomini. È instancabile, presente ovunque, capace di risolvere problemi che altri non sanno nemmeno vedere. Ma c'è un lato del carattere di Capone che Torrio non riesce a controllare. Una teatralità innata, un bisogno di essere visto e riconosciuto che stride con la filosofia dell'invisibilità. Mentre Torrio si muove nell'ombra, evitando fotografi e giornalisti come la peste, Capone cerca i riflettori. Veste abiti su misura che costano quanto lo stipendio annuale di un operaio. Porta anelli con diamanti grossi come nocciole che lampeggiano ogni volta che muove le mani. Guida automobili che sembrano carrozze regali. Non è solo vanità,
È strategia, anche se una strategia pericolosa. Capone ha capito qualcosa che sfugge ai vecchi boss. Nell'America del proibizionismo, il gangster non è solo un criminale. È un eroe popolare, un simbolo di ribellione contro leggi che la maggioranza considera ingiuste e ipocrite. La gente comune non vuole smettere di bere, vuole qualcuno che le permetta di continuare a farlo. E quel qualcuno, per essere efficace, deve essere visibile. Deve avere un volto che la gente possa riconoscere, un nome che circoli nei bar e nelle fabbriche, una personalità che la stampa possa raccontare e romanzare. Il territorio della Chicago Outfit si espande anno dopo anno, quartiere dopo quartiere, spichisi dopo spichisi. Nel 1921 Capone gestisce già operazioni di bootlegging in tutto il South Side, dalla 22esima strada fino ai sobborghi meridionali. Nel 1923 il controllo si estende verso ovest, inglobando Cicero, una cittadina alle porte di Chicago che diventa praticamente un feudo personale. Nel 1924 il fatturato stimato supera i $5 milioni l'anno, una cifra astronomica per l'epoca. 200 uomini lavorano direttamente per l'organizzazione, organizzati in divisioni funzionali come in un'azienda moderna. C'è la divisione logistica, che si occupa del trasporto e della distribuzione dell'alcol. C'è la divisione enforcement, che gestisce la protezione dei territori e la risoluzione dei conflitti. C'è la divisione corruzione, che mantiene i rapporti con poliziotti, politici, giudici. C'è la divisione intelligence, che raccoglie informazioni sui concorrenti e sui movimenti delle forze dell'ordine. È un impero criminale costruito con criteri manageriali che le business school studieranno per decenni. Ma ogni impero ha i suoi nemici, e i nemici di Torrio e Capone si chiamano North Side Gang. La North Side Gang è irlandese, violenta, imprevedibile. I suoi membri vengono dai quartieri a nord del Loop, dove la middle class bianca vive in case ordinate e paga di più per il whisky buono. Il loro leader, Dion O'Banion, è un personaggio da romanzo, ex chierichetto con il volto da angelo e l'anima da demone, proprietario di un negozio di fiori che è anche il centro delle sue operazioni criminali. O'Banion compone composizioni floreali per i funerali e ordina gli omicidi che li rendono necessari. Non accetta la logica della spartizione pacifica che Torrio predica, vuole tutto e non ha paura di usare la violenza per ottenerlo. La guerra tra le due organizzazioni cova sotto la cenere per anni. Piccoli sgarri, tradimenti minori, provocazioni calcolate. Torrio cerca la pace, propone spartizioni, offre compromessi. O'Banion finge di accettare e poi pugnala alle spalle, finché nel novembre del 1924 commette l'errore fatale. Tende una trappola a Torrio, lo fa arrestare con un carico di whisky, lo espone alla stampa come un comune criminale. È uno sgarbo imperdonabile, una violazione di tutte le regole non scritte. 3 settimane dopo, O'Banion viene ucciso nel suo negozio di fiori. 3 uomini entrano, gli stringono la mano, gli sparano in faccia, mentre i crisantemi cadono sul pavimento. La North Side Gang non perdona e non dimentica. Il 24 gennaio 1925 Johnny Torrio viene colpito mentre rientra a casa con sua moglie. 7 proiettili lo raggiungono alla mascella, al petto, all'addome, alle braccia. È un miracolo che sopravviva. I medici gli danno poche ore di vita, ma lui si aggrappa testardamente all'esistenza. Ma Torrio sa che non ci sarà un secondo miracolo. Ha 53 anni, ha fatto i suoi soldi, ha costruito il suo impero. È ora di ritirarsi, di godersi quello che ha accumulato prima che qualcuno glielo porti via insieme alla vita. Nel marzo del 1925 convoca Capone in ospedale e gli consegna le chiavi del regno. È tutto tuo, gli dice. Fanne quello che vuoi. Capone ha 26 anni. È il boss più giovane nella storia del crimine organizzato americano. Ha davanti a sé un impero da costruire e nemici da distruggere. E ha un'idea molto chiara di quello che vuole fare. I 3 anni che seguono sono gli anni d'oro di Al Capone, anni in cui trasforma la Chicago Outfit da organizzazione criminale locale a impero economico tentacolare, anni in cui costruisce un'immagine pubblica che lo rende simultaneamente il criminale più odiato e più amato d'America,
anni in cui accumula potere, ricchezza, fama e anni in cui commette giorno dopo giorno l'errore che lo porterà alla rovina. La prima mossa è consolidare il territorio. La guerra con la Northside Gang continua, più violenta che mai. Dopo la morte di O'Banion, il comando passa a Jaime Wise, un irlandese con un odio personale per Capone che confina con l'ossessione. Nel settembre 1926, una squadra della Northside Gang attacca il quartier generale di Capone a Cicero con un arsenale da esercito, 1000 proiettili sparati contro l'edificio in pieno giorno. Capone si salva per miracolo, nascondendosi sotto un tavolo mentre le finestre esplodono intorno a lui. La risposta è spietata. Il 10 ottobre 1926, Wise viene ucciso davanti alla Holy Name Cathedral, crivellato di colpi di Thompson mentre rientrava da una funzione religiosa. Al suo posto arriva Bugs Moran, un altro irlandese testardo che rifiuta ogni compromesso, ma Moran non ha le risorse, non ha l'organizzazione, non ha il genio strategico per competere con Capone. È solo questione di tempo. Nel 1927 Capone sposta il suo quartier generale al Metropole Hotel, un edificio imponente al 2300 South Michigan Avenue. Non si nasconde più in retrobottega e scantinati come un criminale comune. Occupa un intero piano dell'albergo, con guardie del corpo all'ingresso 24 ore su 24 e telefoni che squillano a tutte le ore. Riceve giornalisti nel suo ufficio, posa per i fotografi con il sorriso di un uomo d'affari di successo, rilascia interviste in cui si presenta come un semplice imprenditore perseguitato da leggi ingiuste. Tutto quello che ho fatto, dice ai reporter che pendono dalle labbra, l'ho fatto per rispondere a una domanda del mercato. La gente vuole birra, whisky, il piacere di una serata fuori. Io glieli fornisco. Sono un fornitore di servizi, non un criminale. Se il governo non avesse vietato l'alcol, io sarei un uomo d'affari rispettabile. Sono le leggi che mi hanno reso un fuorilegge. È una narrazione brillante che trova terreno fertile nell'America del proibizionismo. Milioni di americani la pensano esattamente come lui. I giornali pubblicano le sue foto in prima pagina, non come criminale da temere, ma come personaggio da raccontare. Le riviste gli dedicano copertine. Gli scrittori lo intervistano, cercando di capire l'uomo dietro la leggenda. I bambini giocano a fare i gangster per le strade, imitando il suo modo di vestire, il suo accento, i suoi gesti. Capone è diventato quello che nessun criminale era mai stato prima. Una celebrità, un'icona pop, un mito vivente. I numeri del suo impero sono impressionanti, quasi incredibili. Nel 1928 la Chicago Outfit controlla oltre 10.000 speakeasy nella città e nei sobborghi, da locali eleganti dove i ricchi bevono champagne a bettole di quartiere dove gli operai scolano birra annacquata. 300 distillerie clandestine producono whisky e gin 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Casinò illegali accolgono i giocatori in decine di location sparse per la città. Case di prostituzione operano in ogni quartiere, con una gerarchia precisa, dai bordelli economici per i lavoratori alle case di appuntamento esclusive per la borghesia. Operazioni di usura forniscono credito a chiunque non possa ottenerlo dalle banche, a tassi che vanno dal 20 al 100%. Il fatturato annuale stimato supera i 100 milioni di dollari. È una cifra che in dollari del 2024 corrisponde a oltre 1,5 miliardi. Per dare un'idea delle proporzioni, nel 1928 il bilancio federale degli Stati Uniti è di circa 3 miliardi di dollari. Capone controlla da solo l'equivalente del 3% dell'intero bilancio nazionale. 1000 persone lavorano direttamente per l'organizzazione. Autisti che trasportano carichi di whisky nel cuore della notte, contabili che tengono i libri paga e calcolano i profitti, avvocati che difendono gli uomini arrestati e negoziano con i procuratori, sicari che eliminano chi non rispetta gli accordi, corrieri che portano messaggi e denaro, gestori di locali che mantengono i clienti soddisfatti. È una macchina perfettamente oliata, con procedure codificate, catene di comando chiare, sistemi di controllo qualità. Capone ha fatto quello che Johnny Torrio aveva sognato. Ha trasformato il crimine in un'industria. Ma il prezzo della visibilità è alto, più alto di quanto Capone voglia ammettere.
Ogni foto sui giornali attira l'attenzione delle autorità federali. Ogni intervista fornisce materiale ai procuratori che cercano prove. Ogni gesto di ostentazione alimenta l'indignazione dell'opinione pubblica, che prima o poi chiederà che qualcuno faccia qualcosa. A New York, nello stesso periodo, un altro boss sta costruendo il suo impero. Lucky Luciano ha la stessa età di Capone, la stessa ambizione, la stessa intelligenza criminale, ma il suo metodo è opposto. Luciano evita i fotografi come la peste, non rilascia interviste, non posa per i giornali, non ostenta ricchezza. Vive modestamente, in appartamenti anonimi, senza gioielli vistosi o automobili appariscenti. Costruisce il suo potere nell'ombra, attraverso alleanze silenziose, accordi sussurrati, corruzione invisibile. Il contrasto è illuminante. Capone è il sole al centro del sistema solare, che attira tutti gli sguardi e tutte le attenzioni. Luciano è la luna, che influenza le maree senza mai mostrarsi completamente. Capone costruisce un impero che tutti conoscono, che tutti vedono, che tutti possono attaccare. Luciano costruisce un'organizzazione che nessuno sospetta, che nessuno capisce, che nessuno può colpire. Tra 20 anni, quando entrambi saranno vecchi, il risultato sarà chiaro. Capone marcirà in prigione, consumato dalla sifilide, dimenticato da tutti. Luciano controllerà ancora il crimine organizzato americano, rispettato, temuto, intoccabile. Ma nel 1928 nessuno vede questa differenza. Nel 1928 Capone è il re e il re può fare quello che vuole. O almeno così crede. Se questo contenuto vi sta interessando, vi chiedo un piccolo gesto. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Non è per vanità, è perché questi video richiedono settimane di ricerca e il vostro supporto è l'unico modo per permetterci di continuare a raccontare storie che nessuno vuole raccontare. Quello che sta per succedere nel prossimo capitolo è il punto di non ritorno. Andiamo avanti. Il garage del 2122 di North Clark Street è un edificio anonimo come tanti altri nel North Side di Chicago, una facciata di mattoni rossi anneriti dal fumo delle ciminiere, 2 porte di legno abbastanza larghe da far passare i camion di consegna, un piccolo ufficio sul retro con una stufa a carbone e qualche sedia sfondata. La SMC Cartage Company, dice l'insegna sopra la porta, un'azienda di trasporti come tante altre. Nessuno sospetterebbe che sia il centro logistico delle operazioni di contrabbando di Bugs Moran. Moran usa il garage come magazzino e punto di smistamento. Qui arrivano i carichi di whisky canadese che attraversano il confine di notte. Qui vengono divisi in lotti più piccoli. Qui partono le consegne verso gli speakeasy del North Side. È il cuore pulsante dell'operazione, il punto più vulnerabile dell'organizzazione. E Capone lo sa. La mattina del 14 febbraio 1929 è grigia e fredda, come tutte le mattine di febbraio a Chicago. Il termometro segna qualche grado sotto zero. Il vento che sfoglia dal lago Michigan penetra attraverso i cappotti più pesanti e fa lacrimare gli occhi. Il cielo è una lastra di piombo che sembra premere sulla città. Alle 10 del mattino, 7 uomini sono già nel garage, ad aspettare una consegna che dovrebbe arrivare da Detroit. È una routine settimanale, un appuntamento fisso nel calendario delle operazioni della North Side Gang. Peter Gusenberg e suo fratello Frank sono i più importanti, soldati di lunga data, veterani della guerra contro Capone, uomini che hanno sparato e sono stati sparati più volte. Con loro ci sono Albert Kashelek, conosciuto come James Clark, il cognato di Moran, Adam Heyer, il contabile dell'organizzazione che tiene i libri paga, i fratelli Albert Weinstank e John May, un meccanico che lavora sui veicoli della gang. C'è anche Reinhard Schwimmer, un optometrista senza legami diretti all'organizzazione, uno di quegli uomini rispettabili che frequentano i gangster per il brivido dell'associazione, per poter raccontare agli amici di essere amico di Bugs Moran. Moran non c'è. Doveva arrivare per le 10:30, ma è in ritardo. Una telefonata lo ha trattenuto al suo appartamento, o forse il traffico sulle strade ghiacciate, o forse solo la sua naturale disorganizzazione.
Moran non è un uomo preciso, non segue orari rigidi. Questo ritardo, questi pochi minuti di differenza tra la vita e la morte, gli salveranno la vita. Alle 10:30 precise, una Cadillac nera si ferma davanti al garage. Ha le insegne della polizia di Chicago dipinte sulle portiere, la sirena sul tetto, il lampeggiante che non è acceso, ma che riflette la luce grigia del mattino. Ne escono 4 uomini, con movimenti coordinati, professionali, come se avessero provato la scena decine di volte. 2 indossano uniformi da poliziotto di Chicago, con distintivi lucidi sul petto e pistole d'ordinanza nei foderi. 2 sono in borghese, con cappotti scuri che arrivano alle ginocchia, cappelli calati sulla fronte, volti che nessuno riuscirà mai a identificare con certezza. Nessuno si allarma nel garage. A Chicago i raid della polizia sono routine quotidiana. I poliziotti entrano dove vogliono, controllano quello che vogliono, prendono quello che devono prendere e se ne vanno. È tutto parte del sistema, parte del gioco della corruzione che tiene in piedi la città. I poliziotti veri prendono le loro buste paga dai gangster e chiudono un occhio. Quelli che non prendono soldi vengono trasferiti in distretti lontani o assegnati a compiti marginali. È così che funziona Chicago. Gli uomini in uniforme entrano nel garage e ordinano ai 7 di mettersi contro il muro di mattoni sul fondo. È procedura standard, dicono, con voce professionale. Un controllo di routine, niente di cui preoccuparsi. I 7 obbediscono senza protestare, alzando le mani sopra la testa, come hanno fatto decine di volte prima. Si girano verso il muro, appoggiano i palmi freddi sui mattoni, aspettano che i poliziotti finiscano il loro lavoro e se ne vadano. Quello che succede nei 30 secondi successivi viene ricostruito dalle prove balistiche e dall'analisi della scena del crimine. 2 fucili mitragliatori Thompson calibro 45 vengono estratti da sotto i cappotti. Qualcuno dà l'ordine, o forse non c'è bisogno di ordini. Le armi aprono il fuoco quasi simultaneamente, con un ruggito assordante che echeggia tra le pareti del garage. 70 proiettili vengono sparati in meno di mezzo minuto. I corpi cadono uno sopra l'altro, in un groviglio di sangue e carne straziata, di gemiti che diventano rantoli, di rantoli che diventano silenzio. Quando i veri poliziotti arrivano, chiamati da vicini che hanno sentito gli spari, trovano una scena da macello. 7 uomini a terra, in pozze di sangue che si allargano lentamente sul cemento, le pareti crivellate di proiettili, l'odore di polvere da sparo che brucia le narici, e il silenzio, quel silenzio assordante che segue ogni esplosione di violenza. Frank Gusenberg è l'unico ancora cosciente quando arrivano i soccorsi. Ufficialmente i medici conteranno 14 proiettili nel suo corpo, ma le cronache gonfieranno la leggenda fino a parlare di 22 colpi, un record che nessuno vorrebbe battere. Eppure respira ancora. Gli occhi sono aperti, fissano il soffitto senza vederlo. Un sergente di polizia si china su di lui, gli chiede chi ha sparato, chi è responsabile, chi deve pagare per questo massacro. «Nobody shot me», risponde Gusenberg con un filo di voce. «Nessuno mi ha sparato». È l'omertà portata alle estreme conseguenze, il codice del silenzio rispettato anche di fronte alla morte. Muore 3 ore dopo, all'Alexian Brothers Hospital, portando con sé, nella tomba, i nomi dei killer. La notizia del massacro esplode sui giornali di tutto il paese come una bomba. Il Chicago Tribune esce con un'edizione speciale che vende 1 milione di copie in poche ore. Il titolo a 9 colonne grida «7 uccisi nella guerra tra gang». Il New York Times dedica la prima pagina all'eccidio, con fotografie della scena del crimine che faranno il giro del mondo. Per la prima volta, l'America vede con i propri occhi cosa significa la guerra tra gang. E l'America è inorridita. Capone è a Miami Beach, circondato da testimoni che possono confermare la sua presenza. Ha un alibi perfetto, costruito con la precisione di chi sa esattamente cosa sta succedendo a 1500 chilometri di distanza. Quando i giornalisti raggiungono la sua villa per un commento, allarga le braccia in un gesto di innocenza che avrebbe convinto solo chi voleva essere convinto. «È terribile», dice con il tono di chi legge un copione. «Una cosa del genere non dovrebbe succedere nella nostra città. Spero che la polizia trovi i responsabili». Ma nessuno gli crede.
L'opinione pubblica, la polizia, l'FBI, i giornalisti attribuiscono il massacro all'organizzazione di Al Capone. Non ci sono prove dirette, non ci sono testimoni oculari che possano identificare i killer. Non c'è niente che possa essere usato in un tribunale. Nessuno verrà mai processato né condannato per il massacro di San Valentino e Capone non sarà mai incriminato per quella strage. La certezza morale, però, per molti, resta assoluta. Solo Capone aveva il movente, l'organizzazione, la capacità di pianificare un'operazione del genere. Il massacro di San Valentino segna un punto di svolta. Non per Capone, che nei mesi successivi continua ad espandere il suo impero come se niente fosse successo, ma per l'America, che finalmente si sveglia dall'illusione che il crimine organizzato sia un problema marginale, un male necessario del proibizionismo, qualcosa che si può tollerare purché non disturbi troppo. 7 uomini massacrati a sangue freddo, in pieno giorno, nel centro di una grande città americana. È troppo, anche per un paese abituato alla violenza. A Washington, il presidente Herbert Hoover convoca i suoi consiglieri. Vuole Capone. Non gli importa come, non gli importa per cosa, ma quel gangster di Chicago deve finire dietro le sbarre. È una questione di principio, di autorità federale, di orgoglio nazionale. Il tempo della tolleranza è finito. La caccia è cominciata. La mattina del giugno 1930, Eliot Ness ha 27 anni, una laurea in economia, un matrimonio recente e un incarico che nessuno vuole. Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti gli ha affidato la guida di una task force speciale con il compito di colpire le operazioni di contrabbando di Al Capone. È un lavoro ingrato, quasi impossibile, in una città dove la corruzione è endemica, dove i poliziotti sono sul libro paga dei gangster, dove le informazioni trapelano prima ancora di essere messe per iscritto. Eliot Ness è giovane, idealista, determinato, crede nella legge, crede nella giustizia, crede che il sistema possa funzionare se gestito da uomini onesti. Seleziona i suoi uomini con criteri rigorosi che farebbero sorridere qualsiasi poliziotto di Chicago. Devono essere giovani, senza famiglia che li renda vulnerabili ai ricatti o alle minacce. Devono essere senza debiti, che possano essere usati come leva. Devono essere disposti a lavorare giorno e notte, per uno stipendio miserabile, sapendo che ogni momento potrebbe essere l'ultimo. Soprattutto, devono essere incorruttibili. Alla fine la squadra cresce a circa 10-11 uomini. Una decina di uomini disposti a sfidare l'organizzazione criminale più potente d'America, con risorse minime e nessuna protezione. La stampa, sempre alla ricerca di storie che vendano giornali, li battezza The Untouchables, gli intoccabili. È un nome che resterà nella storia, anche se la storia sarà più complicata di quanto i titoli suggeriscano. Le operazioni degli Untouchables sono spettacolari ma limitate nei risultati concreti. Raid alle distillerie che producono il whisky, sequestri di camion carichi di liquore che attraversano la città di notte, arresti di piccoli pesci, operatori di basso livello che non sanno niente di importante. In 2 anni di attività intercettano carichi per un valore di circa $1 milione. È una cifra che sembra impressionante sulla carta dei giornali, ma che rappresenta meno dell'1% del fatturato annuale della Chicago Outfit. Capone può permettersi queste perdite senza battere ciglio, come un elefante che si scrolla di dosso una mosca fastidiosa. Il problema è un altro più profondo. Gli Untouchables non riescono a toccare Capone direttamente. Non hanno prove dei suoi coinvolgimenti negli omicidi, nelle estorsioni, nelle corruzioni. Non hanno testimoni disposti a parlare, perché chiunque parli finisce in un fosso con un proiettile in testa. Non hanno niente che possa reggere in un tribunale, dove i giurati potrebbero essere corrotti e i testimoni potrebbero scomparire. È la maledizione della visibilità paradossale. Tutti sanno chi è Al Capone, tutti sanno cosa fa, tutti sanno chi comanda a Chicago, ma nessuno può provarlo secondo le regole della legge. La svolta arriva da una direzione inaspettata, così inaspettata che inizialmente sembra quasi ridicola.
Non viene dalla polizia di Chicago, non viene dagli Untouchables di Elliot Ness, non viene dall'FBI di J. Edgar Hoover, che preferisce negare l'esistenza stessa del crimine organizzato. Viene dall'IRS, l'Agenzia delle Entrate americana. Un gruppo di contabili guidati da un uomo di nome Frank Wilson ha un'idea semplice ma rivoluzionaria. Se non possiamo provare che Capone ha commesso omicidi, possiamo almeno provare che non ha pagato le tasse. È una strategia che sembra quasi comica nella sua prosaicità. L'uomo più pericoloso d'America, responsabile diretto o indiretto di decine se non centinaia di morti, rischia il carcere non per omicidio, non per estorsione, non per corruzione di pubblici ufficiali, ma per evasione fiscale, per non aver dichiarato al fisco i milioni di dollari che guadagnava ogni anno vendendo whisky illegale. È come arrestare un serial killer per aver attraversato la strada col rosso. Ma Wilson non si lascia scoraggiare dall'apparente assurdità del suo approccio. Passa mesi, anni a ricostruire le finanze di Capone pezzo per pezzo. È un lavoro da certosini, fatto di registri contabili sequestrati in Rai dalle proprietà dell'outfit, di testimonianze di ex collaboratori che hanno deciso di parlare in cambio di protezione, di analisi forensi di conti bancari e proprietà immobiliari, di comparazioni tra lo stile di vita ostentato di Capone e i suoi redditi dichiarati, che sono praticamente zero. Lentamente, come un mosaico che prende forma tessera dopo tessera, emerge un quadro devastante. Capone vive come un imperatore romano. Spende centinaia di migliaia di dollari in abiti su misura dai migliori sarti di Chicago. Porta gioielli che valgono quanto un appartamento. Guida automobili blindate che costano più di una casa. Possiede proprietà a Chicago, a Miami, in altri stati. Viaggia in prima classe, alloggia nelle suite più costose, dispone di un esercito di servitori, ma non dichiara un centesimo di reddito. Secondo le carte ufficiali, Alphonse Gabriel Capone è disoccupato. Nel gennaio 1930 l'investigazione diventa formale. Wilson e i suoi contabili hanno accumulato abbastanza materiale per procedere. Nel giugno 1931 il Gran Giurì federale dell'Illinois emette un'incriminazione formale, 22 capi d'accusa per evasione fiscale, con un debito verso il fisco stimato in oltre $200.000, tra tasse non pagate, interessi e sanzioni. Capone viene arrestato e rilasciato su cauzione. Il processo è fissato ad ottobre. Capone non è preoccupato. Ha i migliori avvocati che il denaro può comprare, professionisti che hanno fatto carriera difendendo criminali e facendoli assolvere. Ha una rete di contatti che arriva fino ai vertici del sistema giudiziario dell'Illinois. Soprattutto ha corrotto la giuria. I suoi uomini hanno identificato i 12 giurati selezionati per il processo, li hanno avvicinati uno per uno, hanno fatto offerte che non si possono rifiutare: denaro, protezione, minacce velate alle famiglie. Il processo sarà una farsa, la sentenza un'assoluzione scontata. Ma il giudice James Herbert Wilkerson ha altri piani. È un uomo che Capone non è riuscito a corrompere, un magistrato della vecchia scuola che crede nella legge e non ha paura di nessuno. Il primo giorno del processo, con una mossa senza precedenti nella storia giudiziaria americana, Wilkerson ordina che la giuria venga sostituita. I 12 giurati che Capone ha pazientemente corrotto vengono mandati a casa senza spiegazioni. Al loro posto arrivano 12 estranei, selezionati all'ultimo momento dal pool di un altro processo. È un colpo devastante che annulla in un istante mesi di lavoro corruttivo, migliaia di dollari spesi, centinaia di ore di pianificazione. Il processo dura 2 settimane intense. La difesa di Capone è debole e confusa, incapace di contrastare la montagna di prove accumulate dall'IRS. I testimoni si succedono sul banco, portando documenti, registri, ricevute. I contabili dell'accusa spiegano ai giurati, con pazienza da insegnanti, come Capone spendeva soldi che non aveva mai dichiarato. Le spese per i vestiti, le spese per le automobili, le spese per le proprietà, le spese per i gioielli. Tutto documentato, tutto tracciabile, tutto illegale. Il 17 ottobre 1931, dopo 9 ore di deliberazione, la giuria rientra in aula.
Il capo giurato si alza e legge il verdetto. Colpevole di 5 capi d'accusa su 22. Non è una vittoria totale per l'accusa, ma è abbastanza. La sentenza è devastante. 11 anni di carcere in un penitenziario federale, più $50.000 di multa, più le tasse arretrate da pagare. È la pena massima mai inflitta per evasione fiscale nella storia degli Stati Uniti. Capone ascolta immobile, il volto una maschera di pietra che non tradisce emozioni. Ma dentro di lui qualcosa si è spezzato. Sa che la sua vita come la conosceva è finita. Ha 32 anni, è l'uomo più famoso d'America e sta per diventare il prigioniero più famoso d'America. Il 3 maggio 1932 Al Capone sale su un treno blindato alla stazione centrale di Chicago. La sua destinazione è Atlanta, in Georgia, dove il penitenziario federale lo aspetta per iniziare a scontare la sua pena. È un viaggio di 1200 chilometri attraverso un'America che sta affondando nella Grande Depressione. Dalle finestre del vagone, protetto da sbarre di ferro e agenti armati, Capone vede le code davanti alle mense dei poveri, i cartelli in vendita davanti alle fattorie abbandonate, i volti scavati dalla fame di chi ha perso tutto. È un'ironia amara che non sfugge a nessuno. Lui, che ha costruito la sua fortuna sul desiderio degli americani di bere nonostante il divieto, viene portato in carcere mentre milioni di americani non hanno nemmeno da mangiare. Il proibizionismo che lo ha reso ricco sta per finire. Nel dicembre 1933, mentre Capone marcisce in una cella, il 21° emendamento abolisce il divieto di vendita dell'alcol. L'esperimento è fallito. La birra e il whisky tornano legali. L'impero che Capone aveva costruito non ha più ragione di esistere. Ma Capone non uscirà di prigione per brindare alla fine di un'era. Nel 1934, dopo 2 anni relativamente tranquilli ad Atlanta, viene trasferito ad Alcatraz. È il nuovo penitenziario federale costruito su un'isola rocciosa nella baia di San Francisco, un luogo progettato specificamente per ospitare i criminali più pericolosi d'America. L'isola è circondata da acque gelide e correnti fortissime, che rendono la fuga praticamente impossibile. Le guardie sono selezionate tra i migliori, incorruttibili, addestrate a non concedere nulla. Non c'è corruzione ad Alcatraz, non ci sono favori, non ci sono eccezioni. Capone arriva ad Alcatraz pensando di poter mantenere il suo status. Dopotutto è Al Capone, è l'uomo che controllava Chicago. Ma scopre presto che ad Alcatraz è solo un numero, AZ-85. Occupa la cella numero 181, nel blocco D, la sezione di massima sicurezza, dove i detenuti più problematici vengono isolati dal resto della popolazione carceraria. Le regole sono ferree, nessun privilegio speciale, nessun contatto con l'esterno se non lettere censurate, nessuna possibilità di corrompere le guardie o ottenere trattamenti di favore. Per la prima volta nella sua vita adulta, il denaro non serve a niente. Ma è un altro nemico, invisibile e implacabile, che sta distruggendo Al Capone dall'interno. Negli anni del suo regno a Chicago, tra i bordelli dove andava a celebrare i suoi successi e le feste sfrenate dove l'alcol scorreva come acqua, ha contratto la sifilide. Una malattia che all'epoca non aveva cure efficaci, che progrediva lentamente ma inesorabilmente, attraverso 3 stadi, che alla fine attaccava il sistema nervoso centrale e il cervello. I medici di Alcatraz diagnosticano la sifilide terziaria nel dicembre 1934, pochi mesi dopo il suo arrivo. La malattia è già in fase avanzata, il che suggerisce che l'infezione risalga probabilmente agli anni del suo apice di potere, forse alla fine degli anni 20 o all'inizio degli anni 30. I sintomi neurologici cominciano a manifestarsi con frequenza crescente: confusione, sbalzi d'umore improvvisi, difficoltà di concentrazione, momenti di assenza in cui sembra perdersi in mondi che esistono solo nella sua testa. L'uomo che aveva gestito un impero da $100 milioni con precisione maniacale fatica ora a ricordare dove si trova, che giorno è,
Chi sono le persone che lo circondano? Gli anni ad Alcatraz sono un lento e inesorabile declino. Capone passa le giornate nella sua cella, sempre più distaccato dalla realtà che lo circonda. Le guardie lo descrivono nei loro rapporti come docile, quasi assente, un'ombra dell'uomo che era stato. Non partecipa più alle dinamiche del carcere, non cerca di affermare la sua autorità, non reagisce quando i compagni di prigionia lo provocano o lo insultano. Quando qualcuno lo chiama, sorride con un'espressione vacua e si allontana. Il boss temuto da mezza America è diventato un vecchio confuso in un corpo di 40 anni. Nel 1939, dopo aver scontato circa 8 anni della sua pena tra Atlanta e Alcatraz, Capone viene rilasciato anticipatamente. Le sue condizioni di salute sono così gravi che continuare a tenerlo in carcere non ha più senso. La sifilide terziaria ha devastato il suo cervello. Le sue capacità mentali sono regredite a quelle di un bambino di 12 anni, secondo le valutazioni dei medici. Non è più un pericolo per nessuno, tranne che per se stesso. Viene trasferito prima in un ospedale psichiatrico di Baltimora, dove i medici tentano un trattamento sperimentale con la penicillina, il nuovo antibiotico che sta rivoluzionando la medicina. Ma è troppo tardi. La malattia ha già causato danni irreversibili al sistema nervoso. Dopo qualche mese viene dimesso e affidato alla famiglia, che lo porta nella villa di Miami Beach, quella stessa villa dove aveva trascorso l'inverno del 1929 mentre i suoi uomini massacravano i rivali a Chicago. Gli ultimi 8 anni della vita di Al Capone sono un lungo, silenzioso crepuscolo. Vive nella sua proprietà sulla Palm Island, circondato dalla moglie May, che non lo ha mai abbandonato, dai parenti stretti, dai infermieri che lo assistono 24 ore su 24. Ma non è più l'uomo che era. La demenza causata dalla sifilide ha cancellato gran parte dei suoi ricordi, della sua personalità, della sua intelligenza. Passa le giornate a pescare nel canale dietro casa, a parlare da solo di affari che non esistono più, a rivivere episodi di un passato che si confonde con l'immaginazione. I vecchi amici non vengono a trovarlo. Gli associati di un tempo hanno preso le distanze, preoccupati che la sua presenza possa attirare attenzioni sgradite. I vecchi nemici l'hanno dimenticato, impegnati nelle loro guerre e nei loro affari. Il mondo del crimine organizzato è andato avanti senza di lui, guidato da uomini nuovi che hanno imparato dalla sua caduta la lezione più importante. L'invisibilità è l'unica protezione che conta. Il 25 gennaio 1947, 8 giorni dopo il suo 48esimo compleanno, Alphonse Gabriel Capone muore nella sua villa di Miami Beach. La causa ufficiale è un attacco cardiaco, aggravato dalle complicazioni della sifilide che lo aveva consumato per anni. Muore nel sonno, circondato dalla famiglia, in un letto comodo, invece che in una cella fredda. È più di quanto molti pensassero che meritasse, meno di quanto lui stesso avesse sognato. Il funerale si tiene a Chicago, nella città che lo aveva reso famoso e poi lo aveva visto cadere. Ma la cerimonia è modesta, quasi dimessa. Pochi parenti, qualche vecchio amico, nessun rappresentante del mondo criminale che aveva dominato. Al cimitero di Mount Olivet la bara viene calata in una tomba semplice, senza monumenti grandiosi né epitaffi pomposi. L'uomo che aveva voluto essere visto da tutti viene sepolto nell'anonimato. L'uomo che aveva trasformato il crimine in spettacolo finisce dimenticato. È la nemesi perfetta per chi aveva costruito tutto sulla visibilità. Cosa rimane di Al Capone quasi 80 anni dopo la sua morte? Un nome che tutti conoscono, un volto che tutti riconoscono, una storia che è stata raccontata 1000 volte in film, libri, serie televisive, documentari. Scarface è diventato sinonimo di gangster nell'immaginario collettivo mondiale, ma soprattutto rimane una lezione che il crimine organizzato ha imparato per sempre e che non dimenticherà mai. Capone aveva sbagliato tutto. Aveva creduto che la visibilità fosse potere, quando in realtà era vulnerabilità. Aveva creduto che la fama lo proteggesse, quando in realtà lo esponeva agli attacchi di chiunque volesse fare carriera abbattendolo. Aveva creduto di poter sfidare il sistema alla luce del sole, quando i suoi contemporanei più intelligenti costruivano imperi nell'ombra. Il contrasto con Lucky Luciano è illuminante.
Luciano, nato lo stesso anno di Capone, costruiva simultaneamente a New York un'organizzazione criminale altrettanto potente, forse più sofisticata. Ma mentre Capone posava per i fotografi e rilasciava interviste ai giornalisti, Luciano evitava qualsiasi forma di pubblicità come un vampiro evita la luce del sole. Mentre Capone ostentava ricchezza con abiti che costavano quanto lo stipendio annuale di un operaio, Luciano viveva modestamente, vestito in modo anonimo, nascondendo i suoi affari dietro una facciata di normalità piccolo borghese. I risultati parlano da soli, con una chiarezza che non ammette discussioni. Capone è caduto a 32 anni, tradito dalla sua stessa visibilità. Ha passato gli anni migliori della sua vita in prigione e poi quelli successivi a marcire in una villa mentre la sifilide gli divorava il cervello. Luciano ha controllato il crimine organizzato americano per decenni, sopravvivendo a processi, deportazioni, guerre tra gang. È morto a 64 anni, a Napoli, libero e ricco, portando con sé nella tomba segreti che nessuno è mai riuscito a scoprire. Ma mentre Frank Nitti assumeva formalmente il comando della Chicago Outfit, il vero potere scivolava nelle mani di un uomo che aveva capito la lezione meglio di tutti, Paul Ricca. Ricca non cercava fotografi, non rilasciava interviste, non ostentava ricchezza. Viveva nell'ombra, prendeva decisioni che nessuno poteva tracciare, controllava flussi di denaro che nessun contabile federale avrebbe mai scoperto. Nei 20 anni successivi, mentre Capone marciva prima in prigione e poi in una villa dimenticata, Ricca avrebbe guidato la Chicago Outfit con la precisione di un chirurgo e l'invisibilità di un fantasma. È l'anti-Capone perfetto, il boss che nessuno ha mai visto, l'uomo che ha vinto restando nell'ombra. La lezione è stata appresa. Dopo Capone, nessun boss mafioso americano ha più cercato i riflettori. Frank Costello, Vito Genovese e Carlo Gambino, i grandi boss che hanno dominato il crimine organizzato nella seconda metà del XX secolo, nomi che il pubblico conosce solo grazie ai processi e alle indagini, non certo per interviste sui giornali o fotografie in prima pagina. Uomini che hanno costruito imperi criminali restando nell'ombra, evitando ogni forma di notorietà, vivendo vite apparentemente normali in quartieri rispettabili. L'era del gangster pubblico è finita con Al Capone. Ma forse la lezione più importante è un'altra, più sottile, più inquietante. Capone non è caduto per la violenza, non è caduto per il massacro di San Valentino, nonostante l'orrore che quei 7 morti avevano suscitato nell'opinione pubblica. Non è caduto per gli altri omicidi che aveva ordinato o commesso personalmente. Non è caduto per le estorsioni, per la corruzione, per il traffico di alcol. È caduto per le tasse, per non aver pagato al fisco quello che gli doveva. È un'ironia che rivela molto sull'America, più di quanto l'America voglia ammettere. Un paese dove puoi uccidere e farla franca se sei abbastanza furbo da non lasciare prove, ma dove non puoi sfuggire all'IRS, perché l'IRS ha tempo, ha risorse, ha pazienza e prima o poi trova quello che cerca. Questa strategia, sviluppata quasi per caso nell'indagine contro Capone, diventerà il modello per tutte le investigazioni future contro il crimine organizzato. Non cercare le prove degli omicidi, che sono troppo difficili da ottenere in un mondo dove i testimoni vengono eliminati e le prove vengono distrutte. Segui i soldi, ricostruisci i flussi finanziari, confronta lo stile di vita con i redditi dichiarati. Prima o poi i soldi ti porteranno alla verità. Al Capone riposa nel cimitero di Mount Carmel, nella zona ovest di Chicago. La sua tomba è modesta, quasi anonima, persa tra migliaia di altre. Ogni tanto qualcuno viene a lasciare un fiore, a scattare una foto, a rendere omaggio a un uomo che per qualche anno fu il re non ufficiale di una grande città americana. C'è un ultimo mistero che Capone si è portato nella tomba. Controllava $100 milioni l'anno. Alla sua morte il patrimonio dichiarato era di $250.000. Dove sono finiti gli altri 500 milioni? Conti offshore che nessuno ha mai trovato? Investimenti sepolti sotto nomi falsi? Distribuiti alla famiglia in modi che l'IRS non è mai riuscito a tracciare? È una domanda che rimane senza risposta, un segreto che Capone ha custodito meglio di qualsiasi altro. Ma Chicago è andata avanti, l'America è andata avanti. Il proibizionismo è un ricordo sbiadito, una curiosità storica che sembra appartenere ad un altro mondo, ad un altro paese, ad un'altra epoca. Gli speakeasy sono diventati bar alla moda,
dove hipster bevono cocktail artigianali. Le distillerie clandestine producono whisky di nicchia che vince premi internazionali. La violenza delle gang è relegata ai quartieri poveri, quelli che la classe media preferisce non vedere e non nominare. Eppure qualcosa di Al Capone sopravvive. Non il suo impero, che è crollato nel momento in cui è entrato in prigione, non il suo metodo, che si è dimostrato fallimentare nel lungo termine, non la sua filosofia, che altri hanno corretto e migliorato, ma il fascino oscuro del gangster che sfida le regole, che vive secondo i propri codici, che incarna il sogno americano nella sua versione più perversa e più onesta. È un fascino che Hollywood continua a sfruttare, con film che romanzano e glorificano vite criminali. È un fascino che le serie televisive continuano a raccontare, con antieroi carismatici che uccidono e rubano, ma in fondo sono simpatici. È un fascino che il pubblico continua a consumare, perché in fondo c'è qualcosa di seducente nell'idea di un uomo che si fa le proprie regole, che non risponde a nessuno, che prende quello che vuole senza chiedere permesso. Forse è questo il vero errore di Al Capone, non l'evasione fiscale, che era solo il pretesto legale per abbatterlo, non la visibilità, che era solo il mezzo attraverso cui si è esposto, non la violenza, che era solo lo strumento del suo potere, ma aver creduto che la storia lo avrebbe ricordato come un eroe, quando la storia lo ricorda solo come un monito di cosa succede quando il crimine diventa spettacolo, quando la violenza cerca gli applausi, quando l'arroganza sfida le istituzioni. 2122 North Clark Street, Chicago. Oggi, al posto del garage, c'è prima stato un parcheggio, poi un giardino commemorativo, poi un edificio per anziani che sembra dimenticato dal tempo. Niente ricorda il sangue versato quasi un secolo fa. Niente ricorda i 7 uomini morti contro un muro di mattoni rossi. Niente ricorda il momento in cui Al Capone, senza saperlo, ha firmato la propria condanna. Ma se ascoltate bene, nelle notti di febbraio, quando il vento soffia dal lago Michigan e le strade si svuotano, quando la città si addormenta e i rumori si affievoliscono, forse potete ancora sentire l'eco di quei 70 colpi di Thompson, l'eco di un'epoca che è finita, l'eco di un uomo che voleva essere visto da tutti e che alla fine è scomparso nel nulla. Questa è stata la storia di Alphonse Gabriel Capone, il gangster che ha trasformato il crimine in spettacolo, l'uomo che ha creduto che la visibilità fosse potere, il boss che è caduto non per il sangue versato, ma per i numeri di un bilancio. E mentre i riflettori si spengono sul suo ricordo, rimane una domanda che l'America non ha mai voluto affrontare davvero. Chi ha creato Al Capone? Chi ha costruito il sistema che lo ha reso possibile? Chi ha scritto le leggi che hanno trasformato un ragazzo di Brooklyn nel nemico pubblico numero 1? La risposta, forse, è negli specchi delle nostre case, negli scaffali dei nostri bar, nei bicchieri che alziamo ogni sera senza pensare a chi, un secolo fa, rischiava la vita per permetterci di bere. Al Capone era un mostro, ma era un mostro che l'America aveva creato. E forse, in fondo, era un mostro che l'America voleva. Io sono Alex Neri. Questo è stato Anime Oscure, Mafia Americana, episodio 2. Se hai ascoltato fino in fondo, grazie, davvero, perché storie come questa meritano di essere ricordate. Iscriviti al canale, attiva la campanella, condividi questo video con chi vuole capire come nasce un impero criminale e come crolla. Ci vediamo nel prossimo episodio.